If you don't speak Italian, turn on the subtitles right now. Ciao, sono Raffaele Di Furia e oggi è venerdì. E oggi ho pensato che io vorrei fare qualcosa un po' diverso perché ho ricevuto messaggi e anche comments, non lo so in italiano, da quando ho iniziato a fare i video su YouTube e anche fuori dall'internet. C'è persone che hanno detto: Raffaele, perché tu non fai i video in italiano? È molto semplice. Perché? Non parlo molto bene. In italiano non posso esplicare le cose che io vuol dire. Non sempre. A volte dipende nel subject. Non soggetto, non campo. Non lo so il parola in italiano, but subject. Se non posso dire un parola che io vorrei usare, dico in inglese o anche scrivo nei sottotitoli le cose che io vorrei dire. Questo video è il mio primo video in italiano e anche penso che questo è l'ultima video che faccio in italiano. E anche lo so che non parlo molto bene, non uso la grammatica in italiano abbastanza bene, ma perché non parlo molto bene in italiano e perché non imparato. Ok, bene, fatto 5 lezioni piccolissimi, ma tutto l'italiano che parlo in questo momento è sempre imparato nelle strade, nei negozi, in momenti sociali. E perché anche non ho imparato l'italiano e perché non ho il tempo di imparare. Io non faccio i video in generale in italiano perché è difficile per me. Per dire le cose che io vorrei dire non posso esplicare come. Questa è l'altra cosa per me che è difficile. Sempre uso i parole del spagnolo e portoghese, faccio un mix, non lo so quando faccio. Se non lo so un parola in italiano, a volte uso un po' di spagnolo, un po' di portoghese, ma bene. Ma in generale le gente che parlo, con i genti io parlo, lo so che questo non è corretto. The people that I speak with, in generale loro capiscono le cose che io vorrei dire. In inglese posso esplicare, posso fare i dettagli, the thoughts. Questa parola non lo so in italiano. The thoughts, the specific little things. Ma come ho detto, non faccio i video in italiano perché non posso dire le cose che io vorrei dire in italiano come io posso in inglese. Questo per me è una cosa molto importante. In questo caso, per questo video, fa bene. Se io non parlo benissimo, fa bene, ma abbastanza bene, ok, questo fa bene. E anche l'altra cosa, è la maggiorità delle persone che vedere questi video non parlano italiano o non sono dall'Italia. La maggiorità sono americani, inglese, australiani, ma c'è persone qui in Italia che vedono i miei video, ma penso se gli italiani che sono qua in Italia o gli stranieri che sono qua in Italia, loro capiscono inglese. Se non ti capisci le cose che io dico in inglese, non hai ragione per vedere i miei video. E per me, ok, this is it. Cosa posso dire? Cosa devo fare? What can I do? That's what I'm trying to say. Un giorno in futuro, non lo so se questo è italiano o spagnolo, un giorno in futuro vorrei fare i video in italiano, ma per me in questo video è molto difficile per esplicare, per dire queste cose basici,
basiche. Which one? I don't know. E questo è sempre non ragione, che io dico è molto importante di imparare l'italiano prima di abitare in Italia. Sì, abito in Italia, ma anche l'altra cosa che the other reason perché non parlo molto bene in italiano, quando arrivato in Italia, abitato in Alto Adige, a Merano. A Merano la maggiorità delle persone qua preferiscono di parlare in tedesco, non tedesco, un dialetto di tedesco, è più difficile, più vecchio anche. E anche a Bolzano c'è persone che preferiscono di parlare in tedesco, e a volte incontrato persone che... I met, I hope that's the right word, che non parlano italiano, vivono in Italia ma in Alto Adige perché loro parlano, la maggiorità delle persone parlano in tedesco. In questo caso è difficile di imparare l'italiano, è anche difficile per parlare, per praticare la lingua italiana. Ok, adesso ho abitato in Veneto, a Rovigo, da 1 anno, 2 mesi, 3 mesi, non mi ricordo. E qua a Rovigo le persone anche non parlano in italiano. Ok, parlano in italiano, ma in generale le gente qua preferiscono di parlare in dialetto, in veneto. E anche per me è impossibile di capire il dialetto veneto. Quando esco dalla casa, sempre sempre sentito il dialetto, il dialetto rovingese, rovingi, non lo so come si chiama, ma anche l'altra cosa che è difficile per me è l'accento qua a Rovigo, è anche difficile per me per capire. C'è persone qua, la maggiorità delle persone qua a Rovigo parlano in italiano. Se tu parli in italiano a una persona, loro rispondono in italiano. A volte incontrato, I hope that's the right word. I have a feeling it could be something bad, but I can't remember if it is or if it isn't. Gente che non parlano italiano, solo il dialetto. E in questo caso non posso capire le cose che loro dicono. A volte c'è una parola, 2 parole, 3 parole che io posso capire perché è molto similare con spagnolo o portoghese, ma in generale non posso capire niente in dialetto. Le gente qua a Rovigo sono molto carissimi. E very welcoming, non lo so questa parola in italiano, però a volte non posso capire le cose che loro dicono, specialmente quando una persona ha un accento molto forte. È molto difficile per me per capire. Ho pensato quando arrivato qui a Rovigo, finalmente posso parlare, capire un po' più di italiano. Ho pensato che finalmente posso praticare l'italiano. Ma arrivato qua e non c'è nessuno che parla in italiano. C'è ancora un posto in Italia dove le persone preferiscono di non parlare in italiano. Boh. What can I do? È arrivato a questa idea che in Italia non c'è nessuno che parla italiano. Io penso che le gente qua in Italia solo parlano in suo dialetto. Ogni paese ha un dialetto diverso, un modo diverso di parlare. Anche quando le persone parlano in italiano, parlano in modi diversi.
c'è persone che dicono sacchetto, c'è borsa, borsina, c'è tante parole per una cosa, come in inglese. E l'ultima cosa per questo video, la cosa più difficile per me in italiano, la grammatica. La grammatica per me è impossibile, la logica è diverso dall'inglese, c'è idea che non esistono in inglese. Per esempio, passato e passato prossimo. Per me, un parlatore di inglese, c'è solo il passato, è sempre passato, se era ieri, 10 anni fa, 100 anni fa, 1000 anni fa, è sempre passato. Ma in italiano no. Lo so che devo studiare più di italiano, ma per adesso, per me, per vivere qua in Italia, parlo abbastanza bene per vivere. Per lavoro non uso l'italiano per il mio lavoro. In generale, le persone that we work together, che noi lavoriamo insieme, parliamo in inglese, quindi in questo caso non ho l'opportunità di parlare, e anche non ho tanti amici, non ho amici italiani che posso praticare. Sempre quando pratico in italiano è sempre nei negozi, perché come ho detto in un video fa, 2 video fa, un video molto recent video, che è difficile in Italia per entrare in un gruppo sociale, perché i gruppi sono formati, are put together quando le gente sono più piccole, più giovani, e per questo è difficile, ma per me bene. Abito qui e per me è abbastanza bene. Anyway, I think I've hurt my brain enough for one video, and I already had a headache to begin with before even making this video. So, anyway, I hope that somehow you enjoyed this and now you understand why I don't do videos in Italian, and why this will probably be my only video that I make in Italian for now, until one day that I finally have enough time to actually spend the time to learn the language. But anyway, I'm grateful that I can speak as much as I do speak, even though it is not perfect. I am able to get by from day to day. I know that I do speak better than some expats, but I really don't feel as though that my Italian is functional, like properly functional for actually living in Italy. I realized that actually the level of Italian that I really would prefer to have and really do need is much higher than what I have. But like I said, or like I hope you understood, for me, the Italian that I have is just enough for me to get by. And usually I can make myself understood. If I don't have the word, I can talk around the subject. So it works to an extent, but this is why I always say that it is so important to learn the language, because even if you have a level of Italian like mine that is semi-functional, even though it can sound okay to a person who doesn't speak Italian, for people who do speak Italian, they know that I'm not a native speaker very clearly. I know that a lot of people who watch my videos don't speak any Italian, and it may sound like I'm able to get through the bobbity boopies and able to actually get through Italian, but I find it extremely difficult. But anyway, I think that is going to be it for this week. So thank you so much for those of you who have subscribed to this channel, and thank you so much to those of you who are helping to make these videos possible through Patreon. Your help to make these videos possible is so greatly appreciated. I realize this video is quite a bit different than the videos that I normally do. This was a video that I had been avoiding doing for a long time, because for me, I really prefer to do a video where I can help people more. But in my real life and online in private messages, I've been getting more people saying, why don't you make videos in Italian? Just make a video in Italian. So here's the one and only for now. Anyway, thanks so much for joining me again on another Friday night. As always, I'm Rafael Di Furia, and I will see you all next time. Later. Ciao.